È uscito Filmora 14 e in questo video vedremo tutte le novità e in particolare le nuove funzioni che utilizzano l'intelligenza artificiale. È appena uscita anche in Italia la nuova versione di Filmora e come è possibile vedere già in apertura ci sono diverse novità e aggiornamenti, alcune sono funzioni totalmente nuove, altre invece sono miglioramenti di funzioni che già esistevano. In generale ovviamente c'è una grande enfasi su tutte le funzioni che riguardano l'intelligenza artificiale. Andiamo subito a vedere le nuove funzioni che potete trovare anche direttamente cliccando su strumenti, dove sono elencate le funzioni più recenti, soprattutto quelle che riguardano l'AI. Tra l'altro, nella seconda parte del video vedremo una funzione nuova che a mio avviso è molto importante, forse uno degli aggiornamenti più importanti per questa nuova versione di Filmora. Facciamo un nuovo progetto e partiamo da una funzione nuova molto importante per chi fa video editing che non era presente in precedenza, ossia la possibilità di fare un montaggio multicamera. Da adesso è possibile selezionare un insieme di clip direttamente dal nostro progetto. In questo caso abbiamo 3 clip registrate contemporaneamente con 3 dispositivi e cliccando col tasto destro possiamo accedere alla funzione di montaggio multicamera. Ci viene chiesto ovviamente di nominare questo montaggio, il metodo di sincronizzazione, quindi questo non cambia molto nel senso che c'era già la sincronizzazione dell'audio in automatico anche con clip multiple in un recente aggiornamento, ma la differenza è che adesso ci verrà creata proprio una traccia dedicata tramite la quale potremo selezionare in diretta l'inquadratura fra quelle disponibili. Possiamo anche attivare i proxy per migliorare la riproduzione se si trattasse di file pesanti. Vedete che sta sincronizzando. Ecco che la nostra traccia multicam è stata creata e per attivare effettivamente la selezione delle inquadrature ci basterà andare vicino in alto a destra, selezionare attiva visualizzazione multicamera ed ecco che abbiamo il pannello dedicato. Ora possiamo semplicemente andare in play e cliccare sull'inquadratura che vogliamo scegliere e il montaggio verrà fatto in automatico. Andiamo per esempio in questo punto del montaggio, selezioniamo la camera principale e poi spostiamo le varie inquadrature a piacimento. Naturalmente tutto questo può essere modificato successivamente, quindi ad esempio se io volessi cambiare una delle inquadrature precedenti potrei semplicemente andare a selezionarla e fare lo switch. Poi da questo punto di vista tutti questi tagli possono essere modificati come siamo abituati a fare con le clip tradizionali. Un altro aggiornamento molto importante e molto atteso è il planar tracking, quindi il tracciamento planare. In Filmora era possibile fare un tracciamento a singolo punto, quindi molto utile ma anche molto limitante. Adesso è possibile utilizzare il tracciamento planare che ci permette di selezionare delle superfici. Facciamo un rapido esempio, quindi prendiamo questo cartello in questa ripresa in movimento e ipotizziamo di dover cambiare l'icona, la scritta o addirittura l'intero cartello. Possiamo cliccare 2 volte sulla clip, andare negli strumenti AI e attivare appunto il tracciamento planare. Abbiamo 2 metodi, quello avanzato che dà qualche impostazione in più, quello automatico, ovviamente dipende dalla ripresa, proviamo tranquillamente quello automatico e ci basterà selezionare l'area che vogliamo modificare. Ovviamente ricordiamoci di fare questa operazione sul primo frame del video in modo da poi attivare il tracciamento. Clicchiamo sull'inizio dell'elaborazione e attendiamo il tracciamento. Il tracciamento è finito, lo possiamo controllare e direi che è rimasto perfettamente tracciato durante tutta la ripresa. A questo punto dobbiamo semplicemente inserire l'elemento che vogliamo utilizzare. Partiamo da una cosa semplice, quindi aggiungerò semplicemente un rettangolo per sostituire quello esistente, lo andiamo a posizionare in maniera anche approssimativa e per rendere attivo il tracciamento sull'oggetto andiamo semplicemente nel collega elemento, selezioniamo il rettangolo ed ecco che il tracciamento è avvenuto. A questo punto noi possiamo modificare le proporzioni dell'oggetto se dobbiamo fare in modo che rientri all'interno della nostra selezione e vedete che effettivamente il tracciamento è avvenuto correttamente. Possiamo anche eliminare la visualizzazione del rettangolo che abbiamo usato per tracciare, quindi del tracker, e a questo punto poi possiamo fare la stessa cosa con tutti gli elementi che vogliamo per sostituirli e creare diciamo un nuovo cartello.
quindi per esempio andiamo a mettere un adesivo animato, come potrebbe essere questo. Se vogliamo applicare la stessa cosa, lo stesso tracciamento anche a un altro oggetto, ci basterà duplicare la clip iniziale, però dobbiamo comunque andare all'interno delle impostazioni, collegare il nuovo elemento. Adesso possiamo nascondere la clip e il tracciamento, ecco che è stato applicato anche al nuovo elemento grafico. Questo ovviamente apre tutta una serie di possibilità interessanti, perché possiamo andare effettivamente a sostituire all'interno delle nostre riprese tutta una serie di oggetti, anche di imprese abbastanza complesse, quindi superfici di ogni tipo, cartelli, scritte, eccetera. Un'altra novità molto interessante, perché apre tutta una serie di possibilità soprattutto sulla motion graphics, quindi la possibilità di animare degli elementi e creare delle grafiche animate, è il nuovo sistema di keyframing, che ha anche al suo interno la possibilità di creare dei percorsi tramite le curve. Per visualizzarlo ci basta inserire un oggetto da animare. Prendiamo per esempio questo semplice sticker, aggiungiamo uno sfondo per visualizzarlo meglio. Possiamo animarlo come abbiamo sempre fatto, quindi cliccando sull'elemento nelle impostazioni di base, attivando i keyframe, in questo caso sulla posizione per poter vedere il percorso, quindi andiamo ad animarlo. E la differenza sta nel fatto che non abbiamo più la visualizzazione di keyframe qui all'interno delle proprietà video di base, ma direttamente sulla clip. Infatti se zoomiamo possiamo vedere questo nuovo pulsante, cliccando ci aprirà la visualizzazione dei keyframe esattamente di questa specifica clip, quindi potremo andare ad animarli come abbiamo sempre fatto. Ad esempio dovrei spostare tutto questo gruppo per accelerare un po' l'animazione, invece che selezionare ogni singolo keyframe posso anche utilizzare questo comando di gruppo che si trova nella parte sottostante. Poi ovviamente posso anche modificarli direttamente qui, ma soprattutto c'è appunto la possibilità di attivare la curva percorso. Questo ci permetterà di visualizzare il percorso della nostra animazione e quindi di modificarlo in maniera visiva e soprattutto in maniera anche abbastanza dinamica, in quanto possiamo cliccare su ognuno di questi punti col tasto destro. Ovviamente possiamo eliminare il fotogramma a chiave, ma possiamo anche cambiare il tipo di curva per creare appunto delle animazioni più morbide, più realistiche. Ad esempio io attiverò la curva continua e lo farò anche su gli altri punti, ed ecco che possiamo modificare in tempo reale le nostre curve relative al percorso della forma. Quindi effettivamente questo è qualcosa che semplifica moltissimo la creazione di animazioni e soprattutto dà delle possibilità che prima non era possibile fare direttamente all'interno del software. Questi primi 3 aggiornamenti sicuramente sono qualcosa che mancavano e che aiutano Filmora a avvicinarsi a software più professionali. Tra l'altro, proprio nell'ottica di migliorare le funzioni relative alla motion graphics, Filmora adesso supporta anche il formato grafico SVG, quindi il formato vettoriale, e quindi questo è molto comodo per lavorare con le grafiche, perché adesso lo possiamo leggere e modificare nativamente all'interno del software. Un aggiornamento più che una novità di Filmora riguarda il ritaglio automatico, ossia quella funzione che ci permette di prendere una clip e convertirla da orizzontale a verticale o comunque in diversi formati. È una funzione che già esisteva in precedenza, ma aveva una grossa limitazione, cioè il fatto che potevamo scegliere solo clip esterne, quindi sul nostro hard disk, e convertirle e risalvarle separatamente. Non era possibile farlo singolarmente all'interno delle clip di un progetto. Adesso è stata aggiornata appunto la funzione ed è possibile cliccare all'interno della nostra libreria su una clip, cliccare su reframe automatico. Vedete che l'interfaccia non è cambiata, abbiamo sempre le proporzioni e la velocità di movimento. Clicchiamo su analisi e vedete che la clip viene trasformata in verticale cercando di tracciare il movimento del soggetto principale, ma la differenza è che oltre a doverlo esportare come clip separata, la possiamo semplicemente aggiungere all'interno del nostro progetto. Ora, nel mio caso ho un progetto orizzontale, ma vedete che la clip che ha creato effettivamente è una clip verticale. Tra l'altro la troviamo anche in libreria, quindi la possiamo usare liberamente all'interno dei nostri progetti, ma possiamo anche, qualora l'analisi non sia precisissima, andare a modificare il movimento in maniera dinamica. Quindi ad esempio in questo punto io potrei spostare leggermente il riquadro e vedete che vengono creati dei keyframe che vengono tenuti in considerazione per l'analisi generale del video. Quindi questo sicuramente è un aggiornamento molto utile, vista la necessità continua di dover cambiare formati a video che sono stati magari creati originariamente con una proporzione differente. Altri aggiornamenti riguardano più delle funzionalità legate all'utilizzo. Ad esempio è stata abilitata la possibilità di attivare la timeline
magnetica. Ci permette di lavorare tenendo presente, diciamo, le posizioni delle varie clip. La modifica viene fatta automaticamente e questo un po' dipende anche dal modo in cui siamo abituati a lavorare. Ad esempio, nel mio caso io preferisco poter gestire gli spazi vuoti, ma in moltissimi casi e moltissimi utenti invece si trovano meglio utilizzando la timeline magnetica, che gli permette di effettuare dei tagli e automaticamente avere tutte le clip già disposte senza spazi vuoti, e questo viene molto utile per un sacco di tipologie di video. E un altro aggiornamento appunto riguarda questa finestra che ci permette di tenere traccia delle attività del progetto e di avanzamento, compresa anche l'esportazione, quindi vedere tutti i processi che sono in atto e controllare anche quelli che sono stati completati. Adesso andiamo a vedere tutta una serie di nuove funzioni e aggiornamenti che sono bene o male tutte collegate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Partiamo da un aggiornamento riguardante la traduzione automatica. Questo aggiornamento è molto interessante perché mentre prima potevamo tradurre un video, e già questa è una funzione molto interessante perché ci permetteva di tradurre l'audio mantenendo anche la voce, il timbro e la tonalità della persona che stava parlando ma in un'altra lingua, adesso abbiamo anche la possibilità di avere il lip sync, quindi la bocca effettivamente cerca di riprodurre la pronuncia della nuova frase nella nuova lingua. Quindi facciamo subito una prova. Abbiamo questa breve clip in italiano. Dal momento che è reale la necessità di dover insegnare, studiare e lavorare a distanza, andiamo su traduttore IA, che effettivamente è la funzione che già esisteva. Gli diciamo di tradurre la voce e anche, diciamo, creare i sottotitoli. Gli diamo la lingua, proviamo effettivamente con l'inglese e attiviamo la sincronizzazione labiale, attualmente in beta ma già funziona abbastanza bene, quindi la possiamo provare. Cliccando su traduci partirà come al solito l'elaborazione, potrebbe volerci un po' di tempo, ovviamente dipende dal tipo di clip che gli stiamo dando e anche dalla lunghezza, e attendiamo il risultato. Ha finito l'elaborazione, come possiamo vedere ha creato una traccia di sottotitoli e una traccia, diciamo, alternativa di video. Andiamo in play. due to the coronavirus, made the decision to interrupt our normal programming to present the video that responses. Hit the screen. Ecco, come è possibile vedere, non è niente male la traduzione, non è perfetta la voce, però si avvicina molto a quella originale. Soprattutto abbiamo adesso il lip sync che effettivamente rende molto più fruibile il video. Non è ancora perfetto, nel senso che comunque si intravede in alcuni punti che le labbra non sono proprio naturalissime, ma essendo ancora una versione beta sicuramente migliorerà. Un'altra funzione che sfrutta l'intelligenza artificiale è quella legata al trasferimento dei colori. Anche questa è una funzione che tecnicamente era già stata inserita, quindi il cosiddetto color match, per prendere un frame di riferimento di un video e cercare di riprodurre i colori in un altro video. Questa funzione è stata aggiornata, c'è anche la possibilità di dare direttamente un'immagine anche esterna, quindi non per forza all'interno del video, come reference, e quindi facciamo una prova molto rapida. Prendiamo alcune immagini differenti in modo da poter fare un paragone. Prendiamo per esempio questa, andiamo nella singola clip, andiamo nella tab colore e cerchiamo la palette colori IA. Attivandola ci verrà data la possibilità di selezionare una reference. Possiamo selezionarlo all'interno della nostra timeline se lo abbiamo già a disposizione, oppure possiamo dirgli file locale e a questo punto ci basterà trascinare il frame di riferimento all'interno di questo riquadro. Proviamo a cliccare genera, vediamo che effettivamente non è perfetto, ma i colori trasferiti sono effettivamente quelli dell'immagine che gli abbiamo dato. Sono anche due immagini molto diverse. Possiamo forzare, quindi aumentare o diminuire la percentuale di questa operazione, quindi da 0 a 100. 100 ovviamente è molto molto forte, e possiamo anche attivare la protezione dei toni dell'incarnato, che è molto utile proprio per evitare che i colori dei volti, in generale della pelle, non vengano eccessivamente toccati e quindi l'immagine non si alteri eccessivamente. Quindi può essere un punto di partenza da poi magari ritoccare per velocizzare il lavoro qualora avessimo proprio una reference precisa da tenere presente. L'altra cosa interessante è che possiamo fare salva e applica, e quindi questa palette di colori viene salvata e potremo riutilizzarla successivamente per un'altra ripresa. Chiaramente se la ripresa, come in questo caso, è molto diversa, potrebbe non essere sufficiente questa operazione, ma
abbiamo sempre la possibilità di modificare le impostazioni di base. Quindi questo può effettivamente velocizzare di molto il lavoro, o comunque aiutarci semplicemente anche solo a capire se un determinato mood è applicabile alle nostre riprese o meno. Tra gli aggiornamenti e le funzioni che usano l'intelligenza artificiale c'è una funzione, a mio avviso, che forse è uno degli aggiornamenti più importanti di questa versione di Filmora e che vedremo fra poco, ma ce ne sono altre minori che però possono essere molto utili. Ad esempio la possibilità di generare degli effetti sonori da zero, quindi non per forza trovarli in una libreria, nella libreria interna, ma crearli da zero, un po' come la funzione per generare le musiche che già è stata introdotta. Se andiamo infatti in audio potremo vedere questa nuova sezione che si chiama effetto sonoro AI, e cliccando, vedete che c'è già una libreria perché l'ho già provato alcune volte, avremo la possibilità di descrivere il suono che ci serve. Per esempio per questa ripresa ci potrebbe servire il suono del vento, quindi possiamo scriverlo anche in italiano. Possiamo anche cliccare su impostazioni per decidere ad esempio la lunghezza, a me serve una cosa molto breve, e il numero di varianti, e cliccando su genera, come al solito dovremo attendere qualche secondo, ci verranno proposti dei suoni relativi alla nostra descrizione. Ecco che è stato creato l'effetto sonoro, abbiamo 4 diverse varianti, ascoltiamole. E già il primo è effettivamente di cui avevo bisogno, che mi aspettavo, diciamo, dalla descrizione. Sentiamo gli altri. Perfetto, a questo punto possiamo semplicemente andarli a inserire all'interno del nostro video, e questo di nuovo è un piccolo aggiornamento, però può aiutare veramente tanto a risparmiare un sacco di tempo. Sempre legato all'audio e all'intelligenza artificiale abbiamo anche un aggiornamento riguardo al miglioramento della voce, quindi del parlato. Quindi proviamo a inserire una clip dove l'audio non si sente molto bene. Questa è una clip presa da cellulare. Sono le 10 di lunedì mattina. È iniziato con un bellissimo... Quindi sentite che ci sono molti rumori di fondo, e andando nelle impostazioni relative all'audio, scorrendo all'interno della tab audio, quindi nelle impostazioni audio della clip, troveremo l'ottimizzazione vocale. La possiamo attivare, abbiamo questi 2 slider. Tanto ascoltiamo il risultato senza toccare le impostazioni. Sono le 10 di lunedì mattina. È iniziato con un bellissimo attacco dei gabbiani. Effettivamente funziona molto meglio alla rimozione del rumore delle versioni precedenti, considerando anche che appunto l'audio originale di questa clip era questo. Mattina, sono le 10 di lunedì mattina. È iniziato con un bellissimo attacco dei gabbiani. Poi naturalmente possiamo giocare con le impostazioni per recuperare magari un pochettino più di suono originale. Sono le 10 di lunedì mattina. E anche col modulatore vocale. È iniziato con un bellissimo attacco dei gabbiani. Quindi questa è una funzione anche qui molto semplice, ma che può aiutarci veramente tanto durante il montaggio di tutti i giorni. Rimanendo sempre sull'audio, abbiamo anche la possibilità di generare delle musiche in automatico, e in particolare delle musiche di sottofondo. Questa cosa è interessante perché è vero che era già possibile prima generare delle canzoni tramite però descrizione, quindi scegliendo magari il genere, la lunghezza, alcune impostazioni, ad esempio la velocità, e quindi generare una traccia, ma questa funzione ci permette di analizzare il nostro video e creare automaticamente, in base al mood e anche all'argomento del nostro video, una traccia di sottofondo automaticamente. Clicchiamo su quest'icona generazione BGM, quindi background music, che utilizza l'intelligenza artificiale. Quindi dobbiamo semplicemente cliccare su inizio, attendere l'elaborazione e poi ascoltare il risultato. L'elaborazione è terminata, ecco che ha creato la traccia. In realtà speravo facesse la traccia solo per la mia selezione, ma evidentemente prende tutto il progetto, quindi non so quanto abbia senso come esempio, però sentiamo quello che ha generato. Comunque non è niente male, ha generato un sottofondo di 4 minuti e mezzo che effettivamente come sottofondo musicale andrebbe benissimo. Per esempio lo possiamo provare proprio qui sotto il parlato. Quindi anche questa può essere veramente qualcosa che velocizza molto. Naturalmente tutti questi strumenti che utilizzano l'intelligenza artificiale utilizzano dei crediti, e quindi bisogna sempre stare attenti a capire quando utilizzarli o meno, perché chiaramente sono in base al tipo di abbonamento che
che si ha a disposizione si potranno utilizzare in diverse quantità. Passando invece al video, abbiamo in particolare due nuove funzioni basate sull'AI che ci permettono di migliorare l'immagine. Il primo è il video denoiser, quindi inseriamo una ripresa che ha del rumore video, come potrebbe essere questa. Possiamo vedere anche zoomando che l'immagine presenta molto rumore, essendo una ripresa notturna fatta con un cellulare ed è anche una ripresa di diversi anni fa. Per attivare questa funzione clicchiamo 2 volte sulla clip e cerchiamo negli strumenti video AI la riduzione del disturbo video, quindi andiamo ad attivarla. Ecco, vediamo che inizia a calcolare. Qui possiamo proprio notare l'elenco attività che ci sta dicendo che l'elaborazione è partita e che sta analizzando il video. Ecco il risultato. Siamo adesso diciamo a un livello normale, possiamo modificare un livello debole o un livello forte, quindi un intervento più deciso, però già così vediamo un netto miglioramento dell'immagine rispetto all'originale. Vediamola anche in movimento. Effettivamente il rumore video è stato ridotto moltissimo. Poi adesso qua teniamo presente che c'è anche in questo filmato non solo un problema di rumore ma anche un problema di compressione video, però vediamo che se disattiviamo e riattiviamo notiamo che funziona abbastanza bene. Poi possiamo provare un'elaborazione più decisa che chiaramente però potrebbe alterare maggiormente l'immagine, e in questo caso abbiamo utilizzato un profilo più forte. Sempre riguardo al miglioramento dell'immagine c'è un'altra funzione che è possibile usare che ci permette di migliorare la risoluzione di un video. Magari abbiamo un video vecchio che non si vede in maniera nitida o semplicemente anche un video leggermente sfocato, e questa può essere una funzione utile. Andiamo a provarla. Questi per esempio sono video molto vecchi, acquisiti da vecchie telecamere, vecchie cassette analogiche in digitale, e quindi chiaramente non si vedono molto bene a livello proprio di risoluzione. Proviamo a vedere se questa funzione va a migliorare effettivamente la nostra clip. Quindi clicchiamo 2 volte, siamo sempre in video strumenti AI e questa volta dobbiamo cercare l'ottimizzazione video. Quindi la andiamo ad attivare, clicchiamo genera e di nuovo dobbiamo attendere l'elaborazione. Vedete che sta caricando, vediamo qua l'elaborazione che avanza. Ha finito l'elaborazione, ci ha messo effettivamente diversi minuti, però vediamo che effettivamente l'immagine è migliorata, è più pulita, e vedete che all'interno della libreria è proprio stata creata una nuova clip nominata AI Ultra HD, e se andiamo a vedere le proprietà la risoluzione è più alta rispetto all'originale, 1440 x 1052, mentre l'originale era 720 x 576. Ecco, se compariamo le due immagini circa allo stesso frame, abbiamo sovrapposto l'originale a quella modificata, effettivamente c'è un miglioramento. Chiaramente abbiamo usato un footage molto vecchio, quindi si potrebbe anche provare con qualcosa di più recente per vedere se effettivamente la risoluzione migliora, anche perché dandogli una risoluzione già in partenza più alta sicuramente l'effetto migliora ulteriormente. Sempre riguardo la I c'è stato un aggiornamento per quanto riguarda una funzione in particolare di ritaglio, appunto il ritaglio AI. In Filmora ci sono diversi modi per eliminare diciamo lo sfondo e tenere solo la persona. Uno di questi, sempre all'interno di video strumenti AI, è l'AI Portrait, in italiano è il ritaglio ritratto AI, solo che è stato migliorato. Infatti se andiamo a cliccare all'interno di una clip con una o più persone possiamo vedere come molto rapidamente il software va a elaborare e eliminare lo sfondo in maniera anche molto precisa, considerando che è un'immagine in movimento. Abbiamo anche modalità diverse e soprattutto degli effetti applicabili anche gratuiti da inserire sul contorno, quindi questo ci permette di creare degli effetti molto interessanti molto velocemente per creare dei video carini. Ma arriviamo all'ultima funzione che per quanto mi riguarda forse è una delle più importanti, se non la più importante, insieme al multicamera e il planar tracking, che è la funzione Smart Short Clips, ossia una funzione che ci permette di ricavare dei video brevi con dei tagli social da video lunghi, il tutto in automatico e sfruttando l'intelligenza artificiale. Questa funzione la possiamo attivare direttamente dall'home page, vedete che è anche in evidenza, abbiamo Clip Smart. Quello che possiamo fare è dargli in pasto un video, massimo 12 giga, e non deve superare i 600 minuti, quindi comunque abbiamo molto margine. E altra cosa interessante, possiamo dargli direttamente un video di YouTube se abbiamo appunto un video già caricato, non vogliamo o non possiamo dargli il video originale in quanto file, possiamo anche utilizzare questa opzione. Facciamo una prova. La cosa può funzionare sia con un video
con una sola persona o anche con più persone. Quindi facciamo una prova con questo video, che è un video in cui appunto siamo 2 persone che parlano e gli possiamo dare delle indicazioni. Intanto selezioniamo la lingua del parlato, possiamo dargli la durata delle clip che vogliamo utilizzare, 30 secondi, da 30 a 60, da 60 a 180, nel mio caso lascerò in automatico, dargli se vogliamo un'indicazione del tipo di video che deve elaborare, quindi podcast, gaming, marketing, istruzione, commento. In questo caso posso tranquillamente mettergli un podcast video, infatti si tratta di un format di questo tipo. Dopodiché abbiamo dei template che possiamo utilizzare, questo ovviamente cambia a seconda di quello che andate poi a selezionare anche qui in alto, quindi di fatto è un filtro. Possiamo anche farglielo elaborare in automatico, ma nel mio caso proverò con podcast e video e proverò a dargli qualcosa di inerente, quindi 2 persone che parlano sicuramente, e clicchiamo genera. A questo punto ci sarà un po' da attendere perché il video ovviamente viene elaborato, prima viene elaborata la lingua, poi dipende dalla lunghezza del video. In questo si tratta di un video di pochi minuti, ma ovviamente se dovessimo dare un podcast di 1 ora sicuramente i tempi saranno più lunghi, sicuramente i tempi sarebbero più lunghi. E quello che va a fare il software è prima di tutto analizzare quello che viene detto, ma soprattutto generare una serie di clip. Il numero può variare in base a quanto riesce a individuare degli argomenti specifici e creare delle clip verticali tenendo anche presente chi sta parlando in quel momento, se c'è più di una persona, quindi alternare le inquadrature o addirittura affiancarle una sopra l'altra per una maggiore visibilità, aggiungere anche i sottotitoli animati in stile social e con anche la trascrizione di fianco, in modo che possiamo in qualsiasi momento ovviamente modificare e correggere eventualmente quello che viene trascritto. L'elaborazione è terminata e possiamo vedere i risultati. Abbiamo la generazione di ben 10 clip da questo video e la cosa interessante è il fatto che il software cerca proprio di capire l'argomento e quindi di creare una clip dedicata con anche già titolo pronto, con addirittura anche le icone che ovviamente poi possiamo modificare. Il primo si intitola Esperienze lavorative da freelance. Qui abbiamo il testo, qui c'è il testo, quindi lo possiamo leggere, possiamo vedere un'anteprima. Abbiamo anche il miglioramento del parlato, quindi qualora fosse un video che non è stato editato del tutto, ha bisogno di miglioramento, lo possiamo fare. Possiamo esportare o possiamo modificare la clip. Prima di controllare questa opzione possiamo vedere gli altri, quindi condivisione di errori ed esperienze, quindi ha trovato un'altra clip. Vedete che in base a chi parla ha selezionato delle clip specifiche, ma soprattutto le alterna, quindi nel momento in cui cambia l'interlocutore abbiamo il montaggio alternato o addirittura l'affiancamento per vedere entrambe le persone che parlano o che reagiscono. Questo ovviamente è il template che noi abbiamo dato, ma cambiando template potremmo avere un risultato leggermente diverso, così come dei titoli animati diversamente, eccetera. Cliccando su modifica si aprirà il progetto e quindi potremo andare effettivamente a modificare tutto quello che vogliamo. Possiamo cambiare i tagli, possiamo, se non ce l'abbiamo, generare una musica di sottofondo con gli strumenti che abbiamo appena visto, possiamo naturalmente correggere i sottotitoli. Vedete che addirittura ha inserito degli sticker, delle icone animate, quindi questo è uno strumento a mio avviso veramente molto interessante e molto potente per chi necessita di generare tanti contenuti già col formato corretto per le piattaforme. Quindi probabilmente questo forse è uno degli aggiornamenti più importanti di questa versione di Filmora. Di innovazioni tecnologiche, lavori che nascono, scompaiono, mutano e quindi di conseguenza alla relazione con vedete che poi cliccando salva, se abbiamo fatto delle modifiche vengono salvate, possiamo tornare alla schermata con tutte le clip e andare a modificare quelle successive. Quindi queste erano le principali novità della versione 14 di Filmora. Ovviamente ce ne sono altre meno importanti che non abbiamo citato in questo video già molto lungo. Filmora è possibile provarlo anche in versione gratuita e quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi nuovi aggiornamenti e noi ci vediamo come al solito al prossimo video.